bentornati nella nostra coltivazione di piantine di pomodoro in vaso. Ecco, continuiamo questo esperimento. Vi voglio parlare in questa puntata, se vogliamo, di una cosa molto importante che sarebbe l'irrigazione e la fertirrigazione, quindi l'utilizzo di fertilizzanti idrosolubili appunto nella questione vaso, nella coltivazione in vaso. Ovviamente è leggermente diverso l'utilizzo dei fertilizzanti, appunto perché nei vasi si può creare maggiormente la concentrazione di sali, quindi dobbiamo stare molto attenti. E dall'altro canto con l'irrigazione, quindi quando andiamo a bagnare il terreno, il terriccio, la torba, quello che abbiamo nel vaso, dobbiamo stare molto attenti, perché troppa acqua anche qui può creare ristagno, anche se noi andiamo a praticare dei fori o comunque il vaso è già predisposto, si possono avere problemi, quindi le radici potrebbero soffrire per troppa umidità, troppa acqua eh, a contatto con le radici. Questa è una cosa che non piace al pomodoro e non finirò mai di dirlo. Bene, quindi cosa vi consiglio? Intanto di procurarvi un misurino, come lo possiamo chiamare, da 250 ml. Ecco, questo può essere molto d'aiuto per andare a irrigare, quindi a bagnare il nostro vaso a poco, senza dare troppo, ok? Quindi considerate che con le temperature medie primaverili potrebbe bastare uno di questo al giorno o addirittura ogni 2 giorni, se il clima è come oggi. Sicuramente vedrete dall'illuminazione che è nuvoloso, quindi le temperature sono comprese fra i 10 e i 20 gradi. Potremmo anche non irrigare, va bene, se terriccio, ripeto, del nostro vaso è umido, potremmo anche non irrigare e sarà un tanto di guadagnato per le nostre piante, ok? Se riusciamo a saltare delle irrigazioni periodicamente, farà solo bene al nostro pomodoro in vaso, ve lo assicuro per esperienza professionale di diversi anni. Un'altra cosa molto importante da fare assolutamente è ripetere il trattamento preventivo dopo 3 giorni, massimo 4, dalla messa a dimora delle piantine. Perché? Perché proprio nei primi giorni c'è tanto rischio malattie fungine radicali. Primo fra tutti, nel pomodoro, appunto, in questo caso è il marciume del colletto, famosissima malattia che si diffonde rapidamente e può fare veramente tanto danno. Quindi se noi abbiamo poche piante nel vaso, le potremmo perdere già nei primi giorni. Per questo io ho predisposto qui una tanica da 5 litri, con ovviamente il giusto dosaggio di tutti i prodotti. Vi lascerò delle schede appunto qui nel video, così per evitare errori. E cosa vi consiglio di fare? Appunto, avendo la tanica così e il nostro dosatore, darne poco alla volta, magari fare dei trattamenti una volta a settimana, però con meno miscela possibile, quindi andare a bagnare meno possibile. Infatti io dopo 3 giorni, visto che i vasi erano ancora, il terreno dei vasi era ancora molto umido, ho dato solo 250 ml per vaso, ok? Magari dopo una settimana, se il vaso riesco a mantenerlo un po' meno bagnato, ecco, diciamo così, se ne può dare mezzo litro, 500 ml, non di più, va bene? In questo caso specifico di questi prodotti, che sono quelli che utilizziamo noi in agricoltura professionale, vi ricordo sono consentiti in agricoltura biologica. Voi, se utilizzate qualche altro prodotto, dovete andare un po' a fare il calcolo dei dosaggi e considerare sempre il fatto che in vaso non possiamo eccedere. È meglio utilizzare dosaggi più bassi, però fare i trattamenti più spesso, ecco, in pratica. Va bene, poi cosa ho fatto? Ho predisposto anche una tanica con la concimazione. Benissimo, anche questo con un dosaggio molto basso, molto diluito. Anche questa ne dobbiamo dare da quindi un misurino a 2 misurini massimo
come si chiama, a vaso, ma vi consiglio nella prima fase, quando ancora le piantine sono piccole, di darne 250 ml. Perché appunto la pianta ha bisogno di poco concime, se vogliamo, appunto ancora le radici sono piccole. Solitamente io ho sempre consigliato entro la prima settimana di non esagerare con la fertilizazione, ecco, in questo caso, insomma, in generale con i concimi. Perché? Perché è una fase appunto critica. Già facciamo i trattamenti, come abbiamo detto poco fa, per la salute, diciamo, delle radici, che comunque sia sono sempre nutrienti, molto nutrienti, sono dei concimi speciali, se vogliamo dire, ricchi di microelementi, fra l'altro. Però in questo caso specifico, visto il clima, anche se siamo in maggio, il clima non è particolarmente caldo, visto il fatto che le piantine erano abbastanza stressate, ho deciso di iniziare già dalla prima settimana con un concime NPK, se vogliamo una miscela. Ripeto, vi metterò la scheda qui nel video da consultare facilmente. Bene, ovviamente date anche un'occhiata in descrizione, già che ci siete. Se vi piacciono questo tipo di video, mettete mi piace, iscrivetevi, sapete quello che dovete fare, fate i bravi picciotti. Quindi poi cosa vedete? Che c'è una terza tanica. Questa è una terza tanica. Cosa contiene? L'acidificante. Come acidificante naturale ormai da anni utilizzo, sinceramente il mio preferito è l'aceto di vino rosso. Anche questo è stato dosato e si vedrà che è molto diluito, quindi sembra semplice acqua, ma non è. Quindi dopo l'utilizzo del concime liquido, se vogliamo, della miscela di concime per fertilizazione, diamo subito dopo un altro misurino di questo, anche mezzo se vogliamo, quindi anche meno di 250 ml d'acqua. Ovviamente vi ricordo sempre, lentamente facciamo assorbire tutto. Non diamo troppa acqua rapidamente, troppa, anche che queste diciamo dosi che vi ho indicato non le buttate tutte in una volta, cercate di fare umidificare in maniera uniforme tutto il terreno, il terriccio, la torba, quello che sia. Bene, quindi alla fine diamo questo acidificante. Perché consentirà, appunto, in questo caso è aceto di vino rosso, che contiene l'acido acetico, che è appunto un acido organico che favorisce l'assorbimento da parte delle radici delle piante. Va bene, quindi ogni settimana, andando a fare questo lavoro, avremo grandissimi risultati, aiuteremo tantissimo la piantina con questo nutrimento, diciamo così, disponibile. In più lentamente assorbirà quello che già abbiamo messo come concimazione di base, preparazione, ecco, del nostro terreno, che abbiamo visto nell'episodio precedente. Ovviamente, se non avete visto l'episodio precedente, andatelo a recuperare, c'è proprio una playlist dedicata a questi video. Bene, detto questo, torniamo un po' alla fine dell'ultimo episodio. Se lo avete visto, ho trattato per bene con il nostro trattamento in polvere famoso, quindi con tannini, zeolite e zolfo, le piantine, e le ho praticamente ricoperte del tutto. Se andiamo a vedere le piantine oggi, che sono trascorsi 9 giorni se non sbaglio, sono cresciute, perché si vede che la parte apicale è verde ed è praticamente senza trattamento in polvere. Molto probabilmente ripeterò il trattamento in polvere, perché siamo in una condizione molto a rischio, appunto, come vedrete qui dietro di me, siamo all'interno di una serra con un trapianto di pomodoro che ha 8 mesi, quindi ed è un cespuglio, una foresta, quindi ci sono diverse malattie, diversi insetti che potrebbero aggredire facilmente le nostre piantine. Immaginate che sono ancora all'inizio. Quindi ripeterò il trattamento in polvere. Sarebbe anche consigliato andare a fare dei trattamenti acquosi, però di questo vi parlerò in un prossimo video. Perché? Perché non è così urgente.
in quanto abbiamo fatto già tutto questo di cui abbiamo parlato in questi 2 episodi. Vi invito a continuare a seguire questo esperimento, questa serie di video. Vi ringrazio per l'ascolto, ovviamente commentate, fate tutte le domande che volete e basta, vi saluto, al prossimo video, ciao!